Bentornati nella soffitta più pettegola e senza filtri del web. Oggi apriamo un cassetto pieno di carta, inchiostro e storie che sembrano inventate, ma giurate come vere. Qui non si parla di cronaca qualunque, qui si parla di Cronaca Vera, il settimanale che, molto prima dei social, aveva già capito tutto. Se una storia ti fa sgranare gli occhi, allora funziona. Altro che feed e notifiche. Cronaca Vera era l'internet stampato, con titoli rossi grandi come segnali stradali e copertine che ti guardavano dall'edicola con quell'aria, diciamo, decisamente invitante. E sopra, per non sbagliare, titoli del tipo «Donna rapita dagli alieni, torna incinta di un marziano». Oppure «Moglie tradisce il marito col fantasma del suocero». E tu, sì, proprio tu, la compravi. O almeno la sfogliavi facendo finta di niente. Così, per curiosità, certo. Negli anni 70 e 80 Cronaca Vera era dappertutto, in casa, al bar, dal barbiere, dove veniva letta con la stessa concentrazione della Gazzetta dello Sport. Un settimanale capace di mescolare delitti, miracoli, apparizioni e racconti piccanti, il tutto narrato con un tono così intenso che ti veniva voglia di accendere una sigaretta, anche se non fumavi. Fondata nel 1969 da Sergio Garassini, uno che aveva capito una cosa semplice: gli italiani volevano emozioni forti, senza spendere troppo. E così nasce Cronaca Vera, carta povera, quasi ruvida, ma storie che ti si attaccavano addosso meglio di un profumo costoso. In un'Italia ancora pudica davanti a una scollatura in televisione, Cronaca Vera spalancava le porte del proibito, con 200 lire. Ogni copertina era un piccolo spettacolo, una ragazza in posa ammiccante, un titolo urlato e sotto un mondo fatto di sangue, passioni, tradimenti, UFO e fantasmi di provincia. Il tutto accompagnato da fotografie in bianco e nero che sembravano uscite da una macchina fotografica prestata, magari dal parroco del paese. Eppure, proprio lì sta il punto. Quella rivista era lo specchio perfetto dell'Italia di quegli anni. Un paese che scopriva il divorzio, la libertà personale e anche qualche corno di troppo. Cronaca Vera raccontava tutto: delitti passionali, mariti gelosi, mogli intraprendenti, suocere temibili e sì, anche apparizioni sacre sul frigorifero e avvistamenti UFO nella Bassa Padana. Altro che X-Files, qui siamo a X Cassano d'Adda. Ma il vero segreto era il linguaggio. Niente paroloni, niente giornalismo ingessato. Qui si scriveva come si parlava al bar, diretto, tagliente. Tipo, lei lo amava, ma lui preferiva la cognata. Oppure, dopo aver visto la Madonna nel microonde, cambia vita. E tu leggevi, ridevi, ti indignavi e intanto sbirciavi la vita degli altri senza sensi di colpa. E poi le rubriche, una più irresistibile dell'altra. Lettere dal carcere, i misteri del sesso, voci dall'aldilà, un avvocato al vostro servizio. Praticamente un social network, con carta e graffette. Altro che privacy, qui c'erano nomi, cognomi e drammi serviti su un piatto d'argento. E le copertine, mamma mia, le copertine. Un vero museo del gusto popolare. Ragazze sorridenti accanto a titoli improbabili e irresistibili. Un mix perfetto di seduzione e tragedia, capace di catturarti in 2 secondi. Ma attenzione, non era solo intrattenimento. Cronaca Vera è stata anche una palestra incredibile per quello che oggi chiamiamo disinformazione. Alieni, complotti, fenomeni inspiegabili, santoni, reincarnazioni, tutto raccontato con la stessa serietà con cui il telegiornale parla di economia. Se ci pensi, Cronaca Vera è davvero la mamma di internet. Solo che al posto dei commenti c'era il bar, al posto dei video brevi c'era la signora che raccontava «Hai letto quella che partoriva 2 volte al mese?» Certo, le critiche non mancavano. C'era chi gridava allo scandalo, chi la considerava il fondo del giornalismo. Ma la verità è una: Cronaca Vera ha raccontato un'Italia vera, quella delle chiacchiere, delle paure, dei desideri nascosti e delle fantasie collettive. E lo ha fatto con una passione che oggi, diciamolo, un po' ci manca. E ora lo chiedo a voi: ve la ricordate in edicola, lì accanto a Grand Hotel? Avete mai ceduto alla tentazione di comprarla per sbaglio? Scrivetemelo nei commenti, tanto qui siamo tra amici.
E se questo viaggio vi ha strappato un sorriso, lasciate un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo. Così non vi perdete le prossime storie, tra dive, scandali e qualche mistero che non guasta mai. Perché ricordate, prima delle fake news c'era lei. E quella, almeno, profumava di carta stampata e di peccato. Cronaca vera, la notizia che non sapevi di voler leggere, ma che non riuscivi a lasciare lì.